sistemata nelle stanze e inizia la vera indagine. Allora, volevo raccontarvi di questa sensazione che ho avuto mentre sistemavo il drone e praticamente mi è parso di aver sentito, di aver visto un'ombra passare da quella finestra lì. E non so se fosse una cosa reale, perché è stata una sensazione. All'inizio ho pensato, vabbè, è qualcuno del gruppo che è passato ed è andato a fare delle foto, a controllare dietro la delizia. Ma in realtà io ho guardato, sembrava che tutti i membri del gruppo erano in un'altra parte. Ho guardato fuori e non ho visto nessuno. Infatti anche una dipendente del posto afferma di vedere questa figura nera in giardino proprio fuori dalla finestra dove mi è parso di vederla anche a me. Siamo pronti per partire, ci divideremo e indagheremo sulle stanze principali e oltre a Vittorio e Davide, consueti membri del Paranormal Studio, abbiamo con noi Monica, sempre dal forum paranormale.com, che è stata con noi già a San Pelagio, e in più abbiamo Ruben, sempre un utente del forum paranormale.com. Siamo pronti per partire. Sono Vittorio, sono le 11:01 e sto salendo al piano superiore per il primo giro. Emiliano e Monica, siamo qui nel magazzino. Abbiamo con noi anche una sfera che andiamo a posizionare. Ok, posiziono qui una sfera. Date le numerose testimonianze di movimento di oggetti, il team decide di cercare chiaramente un contatto e sfidare la presunta entità. Ti diverti a far spostare le cose? Perché non ci sposti qualcosa? Vogliamo provare a fare un gioco, se ci sei. Noi non ti guardiamo. E tu butti giù la pallina. Ci proviamo? Facciamo un esperimento, contiamo fino a 10 e vediamo se c'è spostato qualcosa. Proviamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'è qualcuno? Non c'è nessuno? Se ci sei, dammi un segno della tua presenza. Siamo amici. Vuoi muovere una sedia o un oggetto? Qualche variazione hai notato? Ce n'era una, ma era vicino all'interruttore del Ok. Solo la prima volta che hai detto, quando la prima volta hai detto c'è qualcuno, Sì. ha fatto uno 0.2. Fai una cosa. Voltiamoci di qua un attimo per un paio di secondi e poi ci giriamo. E rifaccio l'appello. Se c'è qualcuno che vuole far capire che è qui, se vuole può spostare una o più sedie
o anche la sfera che c'è. Ok, vediamo. No, tutto in ordine, sembrerebbe. Io ho sentito tipo un po' di freddo sulle gambe. Ci vogliamo riprovare ancora? Vai. Allora, Monica conta fino a 10 Fino a 10. e tu ci sposti la pallina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Mettiti qua, prova a accendere, prova a fare qualche domanda tipo ci sei. Adesso non abbiamo più la telecamera di prima, quindi. C'è qualcuno? Aspetta, vai. Puoi farti sentire? Spostando la biglia che abbiamo messo là sopra? Ti va? C'è qualcuno? Non fa più. Ci sono tanti oggetti in questa stanza che sappiamo che sai spostare, perché non li sposti? Spostacene uno. Da qua è successo una cosa... Stia abbassando, tipo da 28 è andato a 26. Sì. Cosa è successo? Allora, Se vuoi puoi dirlo anche alla ovviamente telecamera. sì, ci siamo messi con la faccia rivolta verso la parete. Anch'io noi l'abbiamo e gli fatta la abbiamo stessa chiesto cosa. di spostare Stessa di cosa. qualcosa. Quando gli abbiamo chiesto se il K2 era agito, l'ha fatto tutte e due le volte e anche Monica si è sentita un po' di freddo. Sì, non so, un po' di freddo esatto. sulle gambe. Però non è successo niente. Poi eravamo qua con il K2 e ci siamo detti. Ecco. Il team si riunisce per tirare le somme della prima ispezione. Voi niente, tutto tranquillo, stavo dicendo. Sì, anche noi l'abbiamo chiamato un paio di volte, gli abbiamo chiesto di spostare le sedie, ma non ha spostato nulla. A me è sembrato di sentire per un attimo un po' di freddo nei piedi, nelle gambe. Questo è successo in concomitanza anche di una risposta del K2 che però per il momento non escludiamo ancora che si tratti di un'interferenza. Noi abbiamo anche con noi il cellulare. Questa è la porta che si è aperta. Aperta, ok. Lo senti questo rumore? Io sento diversi insetti e poi una specie di Ronzi di qualcosa motore, che proviene. Sì, forse un motore di qualcosa. poteva essere un mezzo in lontananza. Questo è un uccello notturno. C'è un ragnetto, ma anche bello grosso. Proprio sul nostro passaggio. Sì. Allora, Ed è anche bello grosso questo. Che altro bisognerebbe vedere anche quanto è larga la ragnatela, perché qua, se no ci passiamo proprio dentro. Caspita, è grande 1 metro quadro sta ragnatela. Mannaggia, abbiamo un impedimento qua che non ci permette di andare, quindi cambiamo strada. Ci dispiace rompere la casa con sto ragno. Fermati. Faccio un video. Di strano che rifletta la luce non c'è niente. Macchie o roba del genere. Ok, puoi accendere la luce. Ma questo percorso è un labirinto o è una... Vederlo così potrebbe sembrare. Occhio, altro ragno enorme. Mamma mia, quello più grande di quell'altro. Ma scusa, non è lo stesso, no? no, non è lo stesso. Che cavolo. L'altro era là dietro, mi sa che questo è
il posto tipico, ma guarda che è enorme sto ragno, Sì, che roba, lo vedo. veramente brutto. Niente, a quanto pare non possiamo avvicinarci alla torre, che comunque risulta buia completamente, quindi non vedo luci o cose del genere. A meno che qua al centro non ci sia un altro passaggio. Queste telecamere. Ok. Personalmente mi dà tanta tranquillità. Se fosse un fatto che lui ordina le sedie e le sposterei tutte per stuzzicare. Ma in questo caso sembra che sia lui che dovrebbe spostare dall'ordine al disordine, quindi Forse le preferiva verso questa parete. Qual è lì, scusa? Quella zona bianca dice, cioè già più chiaro. Penso sia qualcosa... Non vedi qualcosa lì su dove c'è il... Sì, credo siano delle foglie. Sembrano dei fiori, sì. Ammettere che di notte fa impressione, questo posto. Qua in mezzo all'albero è passato qualche... Ho sentito anch'io, no, più insetto magari qualche animale. Sa che è un uccello questo. Sì, c'è un uccello in quel... Sembrava più vicina la torre. Sì, sì. Sembra che più camminiamo più si allontana. Sì, particolare come inquadra lì sopra. Altro animale. Ma quella storia che diceva della luce che arrivava dalla torre adesso Sì. è tutta murata. No, c'è una fessura là in Sì, alto, quella infatti lì, sì. abbiamo guardato ma non c'è nessun tipo di luce. lì nel posto. Qui è dove dicevano che comparivano le luci, vero? Sì, vicino al vestito. Secondo me è un fenomeno tipo quello degli horror. Poteva anche essere qualcosa di pulviscolo. Qualcuno in questa stanza. C'è qualcuno qui? Qualcuno che non farsi sentire. C'è qualcuno in questa stanza? Queste sono le lampade. Ripeti, scusa. Hai spento tu le luci, giusto? Si usano la luce UV. Beh, non ti fai vivo? Mezzanotte 29, stiamo entrando nel magazzino.
vogliamo verificare che quello che è successo prima non sia frutto di... quindi puoi entrambi i rilevatori. Mettiamoci seduti. Io rimango in piedi. Ripetiamo, proviamo a ripetere quello che abbiamo fatto prima. C'è qualcuno con noi in questa stanza? Ci sei? O stiamo parlando con noi stessi? Questa sera non hai spostato niente. Sì, ci sei. Se esisti. Eri tu l'ombra che si è vista passare fuori? Eri tu l'ombra che ho visto passare dalla finestra prima? Perché non proviamo a rifare il gioco di prima? Noi non guardiamo. E tu provi a spostare qualcosa. Ne sei capace, vero? 7 8 9 10. Ovviamente no. C'è la calma più piatta. Non ci sono neanche minime variazioni. Non è qualcosa del posto, secondo me, perché altrimenti l'avremmo rilevato ancora. Sono le 12:41, mezzanotte e 41, stiamo riprovando con Monica l'esperimento con l'elevatore ai campi magnetici. Ci sei? Se ci sei, puoi muovere qualcosa? Oh, calma assoluta. Provo a contare fino a 10. 1, 2, 3. In sala controllo, ascoltando il sensore audio, la conta di Monica si interrompe al 7. Perché ti sei interrotto al 7? 7? Hai fatto una conta? Sì, Sei andato fino alla fine? fino a 10. Ah no, no, è l'ultima cosa che A noi è abbiamo arrivato fatto fino al 7 e poi sembrava... No, sono arrivato fino a 10. Sì, certo. Ah, ok, mi è venuto il dubbio. Hai niente? Nessuna anomalia. È mezzanotte e 55, stiamo salendo nella sala del vestito per l'ultima ispezione. C'è stato un piccolo... la lampadina fatta. 56. Vito, mezzanotte 56. Adesso 56. Sembra tutto ancora al suo posto, la biglia non si è mossa. La temperatura è simile alle stanze, sui 28 gradi. E nei pressi del vestito non ci sono condizioni di temperatura anomale. C'è qualcuno? Hai qualche sensazione da vedere? Nulla. Se sono tutte allo stesso posto. Macchina che sta passando. Un campo foto è trovato vicino a quell'interruttore di temperatura. Quale? Diceva che Sì, 10. decisamente. È la 1:14 e il nostro tempo a disposizione è finito e abbiamo raccolto tutte le nostre cose che adesso andremo a visionare all'interno della tana.